Ragazzi, buongiorno. Oggi partiamo abbastanza accelerati perché come sempre siamo in ritardo. Abbiamo l'appuntamento in centro alle 7:50 e sono le 7:44. Infatti guardate la nuova Indiana Jones e il nuovo surfista Francesco, ma appena arrivati vi raccontiamo tutto e il perché. Adesso circa 1 chilometro. Eccoci arrivati alla via principale e l'appuntamento è là in fondo, dove vedete l'autobus. Poi con calma faremo un giro tutti insieme la sera, perché dal nostro punto di vista questo posto merita assolutamente. Ritrovo nella rotonda con la Tortuga, l'orario era le 7:50. Partiamo sempre in ritardo, però siamo giovani e quindi recuperiamo lungo la strada. 7:50 perfetti. In perfetto orario, non mi capita mai. Lei è la nostra guida, se notate è vestita esattamente come Sara. L'abbigliamento ieri l'ho scelto io e ho pensato al futuro, magari chissà, un lavoro inerenti, guide e quant'altro. Non ce la vedete? Poi questa mattina si oscilla tra inglese e spagnolo, spettacolare. Damos la vuelta a todo el continente y ahora es el momento de Ecuador. Pues están en el mejor momento del año y están en las mejores manos de Ungea. Aparte bueno, de que es un excelente barco y pues bienvenidos al paraíso. vamos a subir. Bellissima notizia, saremo solo in 10. Solitamente infatti si arriva a un minimo di 16 ospiti sull'imbarcazione, ma questo ci permetterà più libertà una volta saliti a bordo. Dovremmo vedere degli animali forse anche più belli di noi. Dobbiamo assolutamente proteggerci, per questo ci vedete con questo nuovo abbigliamento. Non eravamo molto abituati al sole dell'equatore e soprattutto al sole di questa stagione qui alle Galapagos. Ci ha fregati, ci siamo lasciati fregare e adesso dobbiamo recuperare. Porta rigorosamente aperta. Cierreme la puertita, no sea maldito. Hello, my name is Miriam. Very important for Santa Cruz Island. This is priority. That's gonna make you feel more comfortable. Le raccomandazioni fondamentali includono il fatto che Santa Cruz non abbia l'acqua potabile trasportata via aereo. La sola acqua dell'isola è quella dell'oceano e l'acqua piovana. Non ci sono dottori sull'isola, presenti invece nella capitale San Cristobal, ma solo un'assistenza medica di base. Second important things that we need to know. We cannot touch plants. C'è una pianta tossica, il manzanillo, in italiano mancinella, una sorta di albero delle mele, il frutto preferito dalle iguane e dalle tartarughe che, se mangiato dall'uomo, può portare alla morte. It's almost like the Bible story. Do you know when you don't have to eat an apple tree because you can die? Literally, this is what is happening in Galapagos Island. And then the rest is the most beautiful island, like I told you before. Why? Perché ogni 150 metri di altitudine il clima cambia, dando vita a 4 microclimi. D'estate, da maggio a dicembre, la temperatura è di 17 gradi, ventoso, mentre nelle isole a 800 metri di altitudine possiamo trovare 13 gradi con una nebbia perenne. Questo è il motivo per cui i primi pirati chiamarono l'arcipelago le Isole Incantate. Nonostante la stagione delle piogge non ci sono né lagune né laghi. Il principale vulcano ha portato rocce di lava basaltiche nelle quali i componenti principali come ferro, silicio, zolfo sono troppo leggeri per trattenere l'acqua piovana. Adesso stiamo andando al nord dell'isola per prendere il veliero, per andare ancora più a nord. Sì, perché da Santa Cruz dovremmo superare Baltra o Seymour Sur e poi arrivare a Seymour Norte, l'isoletta ancora più a nord di Baltra. Prepariamoci alla guerra. Arrivati al porticciolo ci dovrebbe essere il veliero che ci aspetta. Dentro stranamente avevamo l'aria condizionata, poi ragazzi c'è una differenza di temperatura di circa 20 gradi. Forse ci faranno inserire i salvagenti, ma non sanno che siamo 2 nuotatori provetti, o forse uno sarà un po'. Io nuotatrice provetta proprio no. Esploratrice. Gli ho detto anche se potevo senza, mi ha detto non si può perché c'è la marina che mira, che guarda, che controlla. Non siamo gli unici leggermente scottati. Adesso vediamo l'operazione di sbarco. Muy facile, sono stato il primo.
con le due nuove protagoniste di Titanic. Quando hai 45 anni ma ne senti 25. No, il cappello dei sculptori. Come sempre abbiamo fatto il danno previsto, ma l'abbiamo fatto. Vediamo il recupero. Hanno fatto un recupero fenomenale, lavato con acqua dolce E l'abbiamo messo ad asciugare, cose che capitano ragazzi, io non sono molto brava purtroppo, l'ho sempre tenuto, in un attimo mi è scappato. Baltra e Seymour Norte sono il risultato della stessa eruzione che l'ha fatta emergere in superficie circa 1 milione di anni fa. Dopo un breve briefing tra tutti i partecipanti scendiamo sul gommone per avvicinarci alle coste dell'isola. Quelle che volano sopra di noi con la coda biforcuta sono le fregate, il cui maschio, durante il corteggiamento, gonfia l'enorme sacca gulare rossa per dimostrare, appunto, il suo macismo. Vicino, l'esemplare con la testa bianca è una sorta di adolescente immaturo. Ma una delle maggiori attrattive è rappresentata dalla Sula piedi azzurri. Il colore azzurro o rosso dei piedi dipende dalla genetica, manifestandosi oltre i 6 mesi di vita. Le loro zampette blu dipendono molto dall'alimentazione, se mangiano tonno, se mangiano sardine, più ne mangiano e più il colore blu diventa forte. Questo perché il cibo è ricchissimo di omega 3. Le sule che vediamo in gruppo sono ora nella stagione degli amori. I maschi esibiscono le loro zampe blu, più intenso è il colore, più sono bravi pescatori e più avranno successo. In poche parole, Miriam aveva descritto così il comportamento dei maschi. Iniziano con la pratica a partire da 3 anni, ma solo oltre i 7-11 anni di vita si riproducono, normalmente con un solo piccolo che sopravvive, 2 solo in caso di ottimo clima e molto cibo a disposizione. But nature is nature. Natural selection say that mama and papa have to fit in them and the more strong is gonna survive. L'esemplare forte che sopravvive, inizialmente ricoperto di piume di cotone, è completamente scuro, zampe e ali marroni, occhi neri. Dopo i 5 mesi inizia a cambiare. Questo è il momento in cui diventa pronto per volare. Aspettativa di vita 45 anni, la maggior parte di quelli che vediamo sono maschi, mentre le femmine sono scure e di taglia più grande. Ora andiamo a esplorare l'isola. Perfetto. Secondo me aspettava un po' di cibo, cosa che assolutamente non bisogna mai dare. Siamo all'interno di un parco naturale, quindi assolutamente rispettare tutte le regole. Ci ritroviamo in uno spazio di sabbia bianca, nido conteso da iguane marine di terra, Proprio perché è un'area soleggiata e molto pretesa da entrambe. circondati da alberi di palo santo, pianta endemica che si è adattata a questi terreni estremamente secchi. Tra l'altro è un ottimo repellente. Finalmente nell'habitat delle iguane di terra.
Con un'aspettativa di 60 anni di vita, in questo periodo di fine marzo sono nella stagione degli amori. I maschi mirano ad impadronirsi di una zona d'ombra perché solo in questo modo possono mostrare il loro colore rosato sulle zampe e sul petto. Questa iguana che sta salendo sull'albero deve avere più di 7 anni. È da lì in poi che salgono in alto per un senso di dominazione del territorio e delle femmine. Qui non hanno rivali, o meglio, più che non avere rivali non hanno predatori e quindi crescono moltissimo di dimensione. A Baltra, per esempio, uno dei suoi grandi nemici è il ratto nero, una delle specie più invasive al mondo. Ma questa vegetazione lussureggiante fa sì che si mantengano in ottima salute. Vegetazione apprezzata dalle fregate che qui hanno costruito il nido e che, dal colore verde di parte del loro piumaggio, si identificano come fregate minor. I maschi possono mantenere gonfia la sacca rossa fino a 12 ore se considerano che è il momento di mostrarsi sexy. Questo perché devono ottimizzare i tempi. Hanno una sola stagione degli amori ogni 2-3 anni, l'intervallo di riproduzione delle femmine. Sono andato un po' avanti rispetto a loro, poi ti fermi sotto alla pianta e neanche te ne accorgi, guardate. Darwin diceva che solo chi si adatta meglio all'ambiente può sopravvivere. È il caso di questo cactus che ha completamente perso da un lato tutte le proprie spine, tranne nel lato destro, dove le spine rimaste asciutte sono entrate nel tronco e fra 2 mesi si apriranno di nuovo. Così come la Sesuvium portulacastrum. Polynesians, Caribe, el Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, we was using this kind of the plant for salad. It's salty. And what is happening with this adaptation? That they are in group in just flat area with corals. So now is the nesting area for marine iguanas. When it is El Niño, marine iguanas can lay the baby's eggs close to the Sesuvium, so the salty water that is coming from Sesuvium portulacastrum can help them in all over the body. So this species can survive when we have natural phenomenon conditions. Miriam racconta che alcuni uccelli possono dormire in volo. The name is waved albatrosses. It's because they can sleep around the wave for hours. Non più di 1200 esemplari al mondo rimangono 6 mesi in mare aperto, seguendo la corrente fredda di Humboldt che viene da sud e che porta nutrimento marino. Siamo un po' assenti, però cerchiamo di portare a casa le immagini migliori perché, ragazzi, qua si è veramente immersi nella natura più completa. Finalmente ogni tanto abbiamo dei posti dove loro animali Dominano, finalmente. Infatti ogni tanto ci stacchiamo dalla guida per fermarci un attimo ad ammirarli e ad ascoltare in silenzio. Adesso è arrivata una mamma, ha lasciato un pesce al volo, sicuramente va a fare la spesa e torna per il figlio. In realtà credo sia stato un maschio che ha portato da mangiare alla femmina, però non ne sono proprio sicura. Quello che dovresti fare tu... Era un messaggio subliminale! Sì, perché quelli che hanno la palla rossa gonfia dovrebbero essere maschi. Oh, e invece lei è mesta, tranquilla e sta lì e mangia finalmente. Ma tu la palla rossa non ce l'hai qua? Esatto, sei tu che devi averla e devi portarmi da mangiare. Comunque ora lo possiamo dire? Ma dove minchia
vi portiamo, però penso che anche dal divano di casa faccia piacere vedere posti così isolati, dove l'uomo, come detto, non si può dire non ha messo piede perché stiamo camminando, però qua non vive nessuno su questa isola. Questa invece è la femmina che si approfitta continuamente del maschio. Scrivete nei commenti help me. Tornati al veliero, ora se come. Andiamo. Andiamo? Come ananas e tè. E che ve lo dico a fare? Il maiale in azione. Certo, tu non hai fatto come la fregata minore che mi hai preso da mangiare e io approfitto di questo. Mi raccomando, non le viziate mai le donne come faccio io. Sbrigate perché qua si va a fare snorkeling. La maschera ce l'abbiamo. Mi hanno anche dato le pinne. Gli ho detto guarda che non mi servono. Lui guarda che vai meglio. Si viaggia meglio anche per rimanere un po' più a galla quando devi mettere magari un po' di saliva all'interno della maschera per pulirla perché è super suzia. Grazie. Bentornato. Spettacolare. Ancorati. Ma al volo vi condividiamo anche il motivo per cui Sara fa un po' fatica a buttarsi. All'altro giorno, lungo quella spiaggia infinita con le iguane, non ce ne siamo accorti ragazzi. 2 ore di tempo con la protezione 30 non basta assolutamente. Sì, il fatto è che era molto presto, pensavamo comunque di rientrare presto e invece oltre ad essermi scottata la gamba si è un po' gonfiata, quindi non voglio rischiare, siamo all'equatore, dobbiamo ancora prendere in mano con questo sole cocente, è giusto così, la natura fa capire chi comanda. Però adesso solo i soletti non abbiamo resistito, quindi anche lei giustamente si è buttata. Dai che ci riprenderemo con la protezione 100. Bravissima, bravissima. Comunque vi abbiamo detto che eravamo soli o quasi, invece c'è anche lei e lei si mimetizzano con le rocce vulcaniche, però quando sono sulla sabbia, nonostante sono 4 giorni che siamo qua, non riusciamo ad abituarci alla loro presenza. Ecco, io ho fatto come lei, però io non ho la sua pelle e è andata male. E doccia fatta entrambi, quindi via il sale, ora diretti a Porto Ghiora. Si ritorna sulla terraferma e poi arriva al porto. Bisogna riconoscere che hanno un muso delicato e quasi che ti viene voglia di accarezzarle.
Vi ho detto che prima di arrivare alle Galapagos facevamo una sorta di riepilogo, occhio alla spesa, escursione, nulla da dire, posti unici al mondo, animali unici al mondo, organizzazione che straconsigliamo, solo che c'è un ma. Secondo il quale il prezzo di ogni escursione, quasi tutte, è esageratamente alto. Tutto è andato da manuale. L'unica cosa che ci sentiamo di dire è che loro stanno approfittando molto bene del patrimonio gigantesco che hanno, e forse quello che stanno facendo è anche contingentare la presenza dei turisti qui. Noi abbiamo giudicato il prezzo di questa escursione, per quanto sia stata straordinaria, giusto alla metà del suo prezzo. Però ragazzi, questo è quanto. Del resto noi abbiamo delle località in Italia che esagerano alla stessissima maniera per quanto riguarda l'accesso turistico, quindi non è assolutamente una polemica, ma probabilmente è anche voluto per far sì che ci sia meno presenza umana possibile sull'isola. La verità è che questa escursione costa $330 cada uno. Noi col fatto che ne abbiamo prenotate 2 ci hanno fatto una sorta di sconto, alla fine abbiamo chiuso a $300 sempre cada uno per ogni escursione. Sappiate che noi continuiamo a pensare che poter venire almeno una volta nella vita è un privilegio assoluto. Probabilmente anche a voi sarà sembrato un paradiso, così come lo è sembrato a noi. Venire qua non è che costa poi tantissimo. Considerate che questa struttura abbiamo fatto una sorta di scrematura, rapporto qualità-prezzo, l'abbiamo pagata €70 a notte, compresa la colazione. Per quello che offre non è neanche tantissimo. Considerato il posto, secondo me il prezzo è anche basso. Però ci sono strutture molto più care. Il problema è che gran parte delle altre escursioni non si possono fare in maniera autonoma come siamo sempre abituati a fare, sia per risparmiare ma anche perché ci piace farlo. Qua devi farlo assolutamente con una guida locale, e in questo caso sei obbligato ad appoggiarti a delle strutture. Senza girarci tanto intorno, stiamo facendo uno sforzo sovrumano a livello economico, perché una settimana equivale ad un mese per la vita on the road che stiamo facendo, rifacendoci al paese Ecuador, perché anche in questo caso bisogna essere onesti, il prezzo cambia in relazione al paese. Tornando alle cose fondamentali, l'abbigliamento con cui mi vedete lo straconsiglio. Io la prima volta che lo indosso, ha una pellicola all'interno che resiste ai raggi ultravioletti. Indossare questa maglia è come applicare una crema con protezione 50+, e in questo caso, vedendo anche le gambe di Sara, sono quasi abbigliamenti indispensabili da avere. Ci rivediamo domani. Ciao ragazzi! Sara sta lista, dobbiamo andare al centro dell'isola nella parte alta, perché le tartarughe giganti odiano il caldo eccessivo. Perfettamente. Il costo è prestabilito, $50. Prima fermata sulla strada prima di arrivare alle tartarughe giganti, Los Gemelos, 2 formazioni geologiche che sono tunnel di magma collassati milioni di anni fa. L'origine delle Galapagos è infatti vulcanica. Ed arrivati alla balconata, guardate che spettacolo, quasi un cerchio perfetto, profondissimo. Forse da qua si riesce a capire bene l'altezza delle pareti. Una curiosità riguarda il tipo di vegetazione. Questi alberi altissimi che vediamo hanno il nome di Scalesia e sono una specie endemica proprio dell'arcipelago delle Galapagos. Oltre al fatto che siamo stati fortunati perché abbiamo potuto vedere un uccellino endemico che è la paloma delle Galapagos, con il caratteristico anello celeste intorno agli occhi. Siamo arrivati all'altro cratere, sono molto simili. La cosa straordinaria è che collassando questa parte di tunnel magmatico, la zona è stata ricoperta della classica vegetazione incredibilmente folta. E mentre siamo qui vi facciamo anche godere di un po' di silenzio per farvi ascoltare il canto di tutti gli animali di cui siamo circondati. Ora si torna allo chauffeur per andare a vedere le tartarughe finalmente. Questa è la strada per arrivare al Rancho El Chato, terra rossa battuta, non è corta, infatti se guardate sulla cartina si trova abbastanza lontano dalla strada principale, quella asfaltata.
per come sono conciata mi scambiano per una guida. Welcome to the Rancho Primicias. El precio por persona son $8.50. Aggiornamento veloce: per entrare abbiamo bisogno della guida fornita dalla struttura. Altra cosa, visto il fondo sterrato fangoso, muniti di stivali. Nosotros vemos acá son naturales. Así es. Este también. Esta es la única tortuga que vas a poder tocar. Fatto di cheratina come le unghie, il carapace è attaccato alla colonna vertebrale delle tartarughe. Ecco perché avvertono se vengono toccate. 15 anni fa è stato introdotto il divieto di sedervisi per evitare crepe sul guscio. Le Galapagos, tartarughe in spagnolo, non hanno denti, anche se la cavità appuntita permette loro di tagliare il cibo. Vegane non masticano ma spezzano e ingoiano. Dotate di sterno, gli anelli indicano la crescita ma al contrario rispetto agli alberi. Más anillos, más joven. Menos anillos, más viejo. Y cuando ya son viejos, desaparecen. Las tortugas pueden vivir más de 180 años. Stiamo all'interno tutti insieme. Costillas están aquí, ¿no? Un maschio può arrivare a pesare 250-300 kg, mentre la femmina 80-90. Contraggono le zampe quando, sentendosi minacciate, si proteggono la testa. Esconden su cuello y hacen... porque necesitan botar todo el aire para poder esconderse. Di 15 specie di tartarughe che erano presenti alle Galapagos, 3 si sono completamente estinte. Un esemplare di loro è diventato famoso in tutto il mondo. El solitario George. ¿Qué pasaba con George? Al ser más pequeño de caparazón y de una isla más desierta, más árida, solo tenía cactus altos. Sus patas iban a ser más largas, un poco más flacas. Su caparazón más corto y como montura. Y el cuello más largo, que él tenía que estirarse y atrapar su comida. Mucha gente lo vio parado en 2 patas, porque era como que se apoyaba en el árbol, pero no en la más grande, la más alta. Esa es la evolución de Darwin. Como no tienen estómago, como pueden ver, la fibra está completamente entera. Lo que hacen es fertilizarlas, ¿no? Porque no las destruyen. Esparcen las semillas por donde sea y nuevos árboles son los que van a crecer. Ellas son constructoras de bosque. Oltre a fertilizzare, grazie al loro peso creano sentieri distruggendo erba invasiva. Della stessa specie, tartarughe giganti, la tartaruga di destra è femmina e dagli anelli del guscio quasi liscio, piuttosto anziana. A sinistra c'è il maschio, più giovane. ¿Es su hija? No. ¿Pueden ser peligrosas? No realmente, Mucho. no nos atacan. Pero, ¿qué pasa? Que ellas sienten las vibraciones del suelo, sienten si las tocamos. La mayoría ve blanco y negro, pero se presume che ven ciertos colores. Alcune sembra riescano a distinguere i colori che il loro cervello giudicano interessanti, il verde dell'erba e il rosso e il giallo dai frutti. Non succede mai di vederlo, ma il maschio sembra essersi appropriato di questa femmina. La mayoría de hembras huye al macho. Quiere estar lejos porque las hembras no son sexualmente activas a diferencia del macho. Él puede estar encima, pero aún sus colas no se conectan. Recuerda que la cola es su órgano reproductor. Le tartarughe sono libere di muoversi nell'isola. No son tan territoriales, pueden compartir espacios como ves allá, como ves la laguna de allá. Toda su vida han vivido solas, porque nacen solas, porque las hembras los dejan. De los 12 a 22 huevos, solo sobrevive uno. Nemico numero 1 delle uova è la temperatura che serve loro per schiudersi. Los machos necesitan 27 grados centígrados y las hembras 29.5, pero necesitan ser perfectas. È per questo che la più alta probabilità di sopravvivenza è delle uova in mezzo. Pero las hembras son tan inteligentes que buscan un tipo de tierra más caliente. Mira, ve. Algunos. Essendo creature terrestri non tollerano molto l'acqua, preferendo invece il fango, che le aiuta anche a difendersi dagli insetti. Y si ves la nariz de esta, es porque recuerda que las tortugas comen de la tierra.
llega un punto en el que se desgasta. Esta de aquí tranquilamente podría tener más de 100 años. La podemos ver nacer pero no morir. Ahora desde 1963 que se empezó a marcar las tortugas, desde ese tiempo ya sabemos que solo tenemos tortugas de 60 años marcadas. ¿Y cuántas tortugas gigantes hay acá o en todas las islas? En las islas, las 2 especies, con más de 50.000 tortugas. Si hablamos de esta especie, hay 6.000 tortugas. Es un numero bueno para nosotros perché antes solo habían 400. Di recente nell'isola floreana sono state reintrodotte tartarughe ibride, incrocio di 2 specie. ¿Cuál es la falencia de los híbridos? Como la mula no son fértiles, entonces más fue para un programa de reforestación. Por el ecosistema. Exacto, para recuperar ecosistema endémico. Entonces las tortugas cumplen un papel muy importante en Galápagos. Cortamos en su mayoría. Quando gli avventurieri europei scoprirono che le testuggini stivate sul loro dorso, immobili, potevano sopravvivere per più di un anno senza cibo, fecero un vero e proprio massacro di questa specie. Questa amicizia è abbastanza rara e è legato probabilmente a una questione di empatia, perché la tartaruga più grande ha un arto malato, può essere definito come fosse un cancro. La differenza d'età tra le due, quella di destra è molto più giovane, dovrebbe avere intorno ai 45 anni, giovanissima come me. L'altro si avvicina ai 90, quasi 100 anni. Es como un buen amigo, ¿no? Meraviglioso. In totale relax. Ora trasferimento al tunnel di lava, vamos! Sta piovendo solo in questo angolo, credo, là dove ci ha lasciato il tassista, no. Scendere significa scendere in cantina, c'è già un cambio di temperatura, ma tantissima umidità. Questo tunnel di lava è il più grande presente. Sensazione a caldo, se pensiamo a dove siamo è quasi inquietante. La cosa positiva è che rispetto a prima veramente si sta da Dio per la temperatura. Il tunnel ad occhio sarà alto 10 metri, basta confrontarlo con Sala da Tappi. Ora il pensiero è riemergere in superficie. Qua non si vede una mazza. Pensate alla natura, quello che riesce a fare. Come dico sempre, l'uomo non riuscirà mai ad eguagliarla. Come si fa ad andarsene dalle Galapagos? No, ma come non si fa a condividere il pensiero del tartarugo maschio, che come ci ha detto la guida praticamente sta sempre ingrifato. Viva la libertà di pensiero! E viva la diversità in tutti i sensi, soprattutto di specie. Io sarei rimasta tranquillamente con le iguane marine, con le tartarughe oggi un po' meno, nel fango insomma, però le iguane sulla spiaggia sì. Quante donne come me? Scrivetelo nei commenti. Invece quanti maschi sempre ingrifati? Scrivetelo nei commenti e fate sentire la vostra voce senza paura. Nel frattempo qua il percorso si sta facendo sempre più impegnativo, quindi se venite portate delle scarpe comode, tipo scarpe da trekking. Qua che si fa? No, disastro. Qui soffro di claustrofobia. Cioè, ma io che non ci passo. Cioè, ragazzi, io queste cose faccio fatica veramente. Tu ci vai perché sei pechegna. Dovremmo fare il limbo, ma non ho l'agilità tale. Con l'età che abbiamo, ma penso che lo zaino te lo devi togliere. Cioè, ma se tu fai così fatica, io come faccio? Poi risale subito oppure no? L'acidità di Sara comunque non è che sia il massimo, eh. La mia è meglio che non ve la mostro. Forse vediamo la luce, sperando che il passaggio sia leggermente più comodo questa volta. Dai che qua ci passiamo un po' meglio, poco meglio, ma ci passiamo. Guardate che scala ripida. Qui una pendenza del 75% e anche una Land Rover viene su. E come saliamo, oltre a tornare alla luce, aumenta la temperatura in maniera pazzesca. Forse da qua riuscite a capire la pendenza. Ecco il 4x4.
Andiamo diretti a Porto Ayora. Tornati veloci in struttura, l'escursione è durata circa 3 ore, la possiamo annoverare tra le escursioni non costosissime, $50 per il transfer che ci ha aspettato tutto il tempo e $17 per vedere le tortughe giganti. Ma adesso, dato che si è fatta una certa sotto un sole cocente, un'auto elettrica, Andiamo a mangiare in centro a Puerto Ayora. a parte qualche turista c'è pochissima gente in giro a quest'ora, perché non so se vi ricordate quell'effetto provocato dalle lenti di ingrandimento e vi divertivate con le formichine. Ecco, siamo sotto una lente di ingrandimento. Web Province.